Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova sezione in cui tratteremo delle librerie di documenti, argomento a cui abbiamo già accennato precedentemente e che adesso andiamo a puntualizzare e ad approfondire. Quindi prima passeremo in rassegna le diapositive per inquadrare l'argomento, poi ci sposteremo sul sito SharePoint per fare le operazioni dal vivo. Quindi andiamo a vedere innanzitutto che cos'è una libreria di documenti e cerchiamo di inquadrare questo argomento a livello concettuale. Dicendo innanzitutto che siccome alla base di SharePoint ci sono le liste, le librerie sono delle liste di documenti, ci sono gli elenchi che sono delle liste di dati, ci sono le pagine. Le librerie quindi sono una tipologia di lista dove ogni documento è un file, dove ogni elemento della lista, cioè ogni riga, perché poi anche le librerie avranno delle righe come gli elenchi, ogni riga costituisce un file. Quindi nell'elenco ogni elemento, cioè ogni riga, costituisce una serie di informazioni. Per esempio, relativamente alla fattura, io avrò il fornitore, l'importo, la scadenza, eccetera. Nella libreria, invece, ogni riga è un file e quindi, per esempio, dentro la cartella dei file PDF con le fatture di un determinato fornitore, per ogni riga avrò la fattura di un determinato fornitore. E quindi qual è la possibilità in più che si ha con le librerie? La possibilità di avere accanto delle colonne con i metadati, possibilità che invece non esiste negli elenchi. Negli elenchi io posso mettere anche il collegamento a un file, ma finisce lì. Ci sarà il link al collegamento, io mi potrò collegare al file della fattura numero X di quel fornitore, ma finisce lì. Non potrò avere dei metadati su quella fattura. Come vedremo ora tra poco, nelle librerie invece accanto ai file è possibile aggiungere delle colonne di varia natura, anche a nostro piacimento, personalizzandole con i metadati, cioè con dei dati che vanno al di là del dato fattura, cioè che sono qualcosa in più, che vanno a specificare ulteriormente con degli attributi ulteriori quel determinato oggetto. Per esempio, se va stampato una volta alla settimana, faccio un esempio così che mi viene di getto, poi lo vedremo in maniera più approfondita. Quindi andiamo a vedere le librerie. Ecco, questo è un esempio di libreria molto semplice dove io ho i file delle fatture dei docenti qui nel nostro sito corsi di formazione. Questo è un esempio di libreria, quindi ogni documento è un file, ogni riga è un file e qua ci sono delle colonne con dei metadati. Questi sono dei metadati che SharePoint ha messo di default e poi io qui ne posso aggiungere altri che mi fanno comodo per lavorare. SharePoint quali ha messo? La data e l'ora di modifica e modificato da, quindi quando io ho inserito questo file e l'ho modificato, lui ha messo subito il tempo di quanto tempo fa è stato modificato il file, ha messo chi lo ha modificato. Ecco, questi sono dei dati che vanno oltre il dato fattura insegnante di ballo. Meta proprio vuol dire andare oltre, al di là. E quindi qui si va al di là del dato semplice fattura perché io ho anche quando e da chi è stato modificato. Poi come vedremo si possono aggiungere altre tipologie di dati. E qual è la differenza tra gli elenchi e le librerie? Lo abbiamo già capito benissimo. Gli elenchi contengono informazioni. Qui ho gli allievi del corso di ballo, Mario Rossi, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, telefono, email. Qui invece ho i certificati medici degli iscritti al corso di ballo e quindi qui ho i file di Cristina Bianchi e di Mario Rossi. Quindi qui di Mario Rossi e Cristina Bianchi ho in riga una serie di informazioni, qui ho un file che costituisce la riga della libreria con accanto subito i metadati della data e l'ora modifica e del modificato da. Quindi che cosa sono i metadati? Vi abbiamo accennato, ma ovviamente lo vedremo in maniera più approfondita. Vediamo adesso i tipi più comuni di librerie che sono le librerie di documenti. Ovviamente tutte le librerie contengono i metadati, quelle di documenti,
quelle di immagini, quelle di pagine del sito SharePoint. Queste sono le pagine che avevamo creato, se ricordi. Quindi questa è una libreria di documenti con i file delle fatture dei docenti. Questa è una libreria di immagini dove io ho messo i certificati medici sotto forma di immagine in formato JPEG. E questa è una libreria di pagine dove c'è l'elenco delle pagine del sito SharePoint. Anche in questo caso troviamo i metadati. Quindi possiamo dire di aver inquadrato questi link che vanno alle slide che abbiamo già visto, quindi li abbiamo già aperti dalla prima diapositiva introduzione all'argomento. Andiamo sul sito SharePoint a vedere in concreto quello che abbiamo visto nelle diapositive. Quindi io qui vado all'elenco allievi corsi di ballo e vedo che ci sono tutti questi dati relativi alla persona che io posso anche andare a modificare. Se vado invece nei certificati medici, qui in riga trovo dei file. Questa è una libreria e qui potrò, come vedremo in una lezione successiva, andare ad aggiungere altri metadati. Per esempio, sì, no, il file deve essere stampato no una volta alla settimana o altre cose che vedremo. E anche se andiamo alle pagine, ti faccio notare, perché magari le pagine le abbiamo costruite ma non avevamo fatto questo accenno, anche in questo caso abbiamo subito i metadati, qui anche di più di default, poi anche in questo caso potremmo aggiungerne degli altri. Modificato da, data e ora della modifica, data e ora della creazione e anche l'autore, cioè chi ha creato questa pagina all'interno del sito SharePoint. Quindi abbiamo fatto questo primo accenno alla libreria di documenti che, come vedi, è uno strumento molto importante per gestire i documenti all'interno di un'organizzazione aziendale, che si differenzia in maniera netta dall'elenco che abbiamo visto nella sezione precedente. Nella prossima lezione andremo avanti vedendo come si crea una libreria e come ci si inseriscono i contenuti. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!